Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole lasciamoci alle spalle le sitemap che abbiamo approfondito in diversi video precedenti e passiamo alle altre tipologie di interfaccia grafica che ci offre OpenHub. In particolare in questo video andiamo ad approfondire le caratteristiche della pagina di tipo mappa, andando a vedere quali sono le proprietà che ci mette a disposizione, andando a fare qualche esempio di utilizzo. Passiamo quindi alla schermata al PC. Eccoci sulla documentazione ufficiale di OpenHub, in particolare sulla documentazione relativa al tipo di pagina mappa. Il tipo di pagina mappa è una modalità che utilizza OpenHub per visualizzare all'interno delle sue pagine delle informazioni di tipo geografico. Queste informazioni, ovviamente, essendo di tipo geografico, si basano sulla visualizzazione di una mappa come sfondo e il posizionamento di due tipologie di marcatori sopra questa mappa. Le tipologie di marcatori, abbiamo detto, sono due. Una rappresenta nello specifico una posizione, quindi una coppia di coordinate latitudine e longitudine, che viene appunto renderizzata in quel particolare punto sulla mappa. Il secondo marcatore invece è un tipo di marcatore cosiddetto fisso, perché rappresenta fondamentalmente un cerchio con un particolare raggio in una zona specifica della mappa. Quindi sono due tipologie di marcatori che, sebbene siano posizionamento di oggetti su una mappa geografica, servono per rappresentare informazioni di tipo diverso. Questo tipo di pagina in particolare si presta a determinati casi d'uso, come ad esempio la localizzazione di persone o veicoli all'interno di una mappa geografica. Quindi pensiamo a una macchina che è in viaggio e che si sposta, oppure a un escursionista che sta facendo una certa attività. Oppure si possono anche definire, appunto, come abbiamo detto, con i marcatori cerchio delle zone, e quindi potremmo utilizzare un caso d'uso tipo la visualizzazione di informazioni meteo in particolari zone della nostra mappa. Andiamo adesso a vedere con degli esempi che cosa bisogna inserire come caratteristiche, come proprietà nella pagina mappa e come possiamo inserire dei marcatori statici o dinamici e legarli o a delle proprietà fisse, quindi un punto fisso nella mappa, oppure legarli a degli item di tipo posizione per far sì che, in funzione dello stato di OpenHub, possano muoversi all'interno della mappa. Passiamo a vedere quindi un esempio ed eccoci sulla schermata principale di OpenHub, del mio OpenHub. Quindi per creare una pagina andiamo in impostazioni, ovviamente dobbiamo essere loggati su OpenHub, Pages, e creiamo una pagina di tipo Map View. Oltre alle solite informazioni che ci vengono chieste quando creiamo una pagina, quindi l'id, una label, mappa di test e la visibilità che vogliamo dare sul menu principale di OpenHub, adesso tralasciamo, tanto sono uguali per tutte le tipologie di pagina, andiamo a vedere proprio gli attributi di configurazione di questa tipologia di pagina. Mettiamo anche gli advanced. Allora, la prima cosa, dobbiamo definire un centro iniziale della pagina, quindi della mappa, che viene utilizzato per centrare la mappa se non ci sono dei validi marker al suo interno, perché se no normalmente la mappa si autocentra in base ai marker che deve far vedere. Stessa cosa per il livello di zoom. Dobbiamo definire un livello di zoom, quindi quanto vogliamo dettagliata la mappa, se non ci sono dei marcatori validi. Quindi possiamo definire un centro, lo mettiamo a Torino, prendo un punto a caso e vedete che in tempo reale io posso utilizzare, senza neanche salvare, il run mode per vedere cosa succede con la mia mappa. Quindi iniziamo a caricarlo. Adesso è un po' scura perché ho il tema scuro, però vedete che la mappa si è centrata in Torino. Aggiustiamo anche il livello di zoom perché è troppo alto, quindi mettiamo ad esempio 10, è un valore che più cresce più la mappa va nel dettaglio della singola via. Quindi se io metto 10, vedete che già sono arrivato a vedere Torino. Posso aumentarlo ancora un po', metto 15 e vedo direttamente le vie. È comodissima questa cosa del run mode perché in tempo reale riusciamo a vedere le cose.
Poi abbiamo l'opzione per disattivare lo zoom e lo spostamento della mappa, quindi se vogliamo che la mappa rimanga fissa così come l'abbiamo definita e nessuno possa spostarla oppure ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione, settiamo questo flag. Quindi se io adesso vado nella mia mappa, sto usando la rotellina, non funziona niente, sto cercando di muovere la mappa e non si muove. Se invece tolgo questo check, la mappa si muove e posso zoomarla. L'advanced si toglie sempre, un po' noiosa sta cosa. Poi se voglio togliere l'animazione dello zoom e nascondere i marker quando c'è l'animazione dello zoom, questo per evitare, potrebbe succedere che graficamente le cose non siano del tutto a posto quando si zooma, e anche forse penso per un discorso di prestazioni si possono disattivare queste due opzioni. E poi abbiamo due attributi abbastanza importanti che sono il provider, quindi chi ci offre le mappe, e chi ci offre i livelli di overlay, quindi i livelli che si sovrappongono alle mappe. Quindi per la mappa principale abbiamo tutta una serie di provider gratuiti, alcuni gratuiti senza bisogno di fare nulla, alcuni gratuiti ma col bisogno di magari registrarsi, ottenere un API key e andare a configurare nella parte di code view della mia configurazione della pagina. A me piace usare quello di OpenStreetMap, che non ha nessun tipo di registrazione necessaria, e le mappe, adesso vi faccio vedere, sono un pochino più carine. Quindi qua diciamo che ci sono tantissimi provider a disposizione. Alcuni appunto hanno bisogno di configurazioni aggiuntive e bisogna andare sulla documentazione per andare a vedere che cosa bisogna inserire per farli funzionare. Overlay tiles sono appunto quello che abbiamo detto prima, quindi i livelli aggiuntivi rispetto alla mappa principale. Quindi se vogliamo aggiungere ad esempio il livello, un po' come funziona Google Maps, che può aggiungere i livelli delle strade, delle ferrovie, del meteo ad esempio, eccetera eccetera. Anche qua abbiamo una serie di provider. Gli OpenSea sono quelli che funzionano senza nessun tipo di informazione aggiuntiva. Ad esempio, io vado ad aggiungere la Railway Map, faccio un run mod, vedete che è apparso, adesso sta caricando la mappa, ok? Però prima che caricasse la mappa c'era già questo livello, quindi con queste righe e punti che dovrebbero essere le informazioni sulla linea ferroviaria. Ce ne sono tanti altri, ad esempio interessante è anche quello che fa vedere ad esempio i percorsi di camminamento, oppure mountain bike, bicicletta. Quindi se io metto hiking, vado in run mod, mi fa vedere tutti i percorsi che ci sono per fare, appunto, per chi utilizza i sentieri per camminare. Ovviamente più si va in montagna più ce ne sono. Quindi in base al tipo di caso d'uso per cui si vuole utilizzare il tipo di pagina mappa, si possono andare a cercare dei fornitori di mappe particolari oppure di livelli aggiuntivi. Adesso il livello aggiuntivo lo tolgo perché sennò fa un po' di disordine. E poi abbiamo, scusate, advanced, no, ok, alla fine l'advanced aggiunge solo il discorso di disattivare le animazioni. A questo punto possiamo andare ad aggiungere, diciamo, la parte funzionale della nostra pagina, e cioè i marker. Quindi iniziamo con aggiungere un marker standard, che è il marker che segna una particolare posizione sulla mappa. Quindi ci clicco. Qui gli advanced non hanno nulla, quindi non importa se non sta flaggato. Gli do ovviamente una label, quindi metto Marco, definisco la mia posizione, poi posso dargli un'icona al marker per non avere l'icona standard, quindi vado sulle icone di OpenHub, me ne vado a cercare una che può essere interessante, prendiamo ad esempio Men3. Quindi vengo qua, scrivo OH per dire che il provider delle icone è OpenHub, Men3. Poi la posizione possiamo definire un item
quindi un item di tipo location che avrà una coppia di coordinate al suo interno e in funzione di quel valore, quindi dello stato di questo item, verrà visualizzato il punto sulla mappa. Oppure si può definire una posizione fissa. Adesso per velocità definiamo una posizione fissa, mi vado a mettere in Inghilterra così per esempio. E poi una cosa interessante è che possiamo definire un'azione da fare nel caso in cui venga cliccata o tappata l'icona del marker che stiamo andando a definire. Queste sono le classiche azioni che noi possiamo definire sui vari oggetti delle pagine che creiamo. Ad esempio, uno potrebbe decidere di cliccare sull'icona di una persona, fare il send command per inviare una notifica al cellulare di questa persona, sempre tramite OpenHub, oppure eseguire una rule un pochino più complessa o tutto quello che si vuole fare. Quindi capite bene che i casi d'uso applicabili a questo tipo di pagina alla fine sono veramente tanti. In questo caso io non faccio niente perché non mi interessa per lo scopo di questo video. Ok, fatto questo abbiamo definito il nostro primo marker, andiamo in Run Mode e vedete che la mappa si è posizionata direttamente nel punto dove ho definito il mio marker. Ovviamente c'è un solo marker, quindi lo zoom va tutto su di lui e il centro va tutto su di lui, però vedete che mi ha messo in Inghilterra. Adesso definiamo un altro marker, chiamiamolo Alessia, l'icona mettiamo OpenHub, andiamo a prendere un'icona femminile, prendiamo Girl 4. In questo caso però definiamo invece un item con una certa posizione. Io ho definito nella mia configurazione di OpenHub un item di tipo location che si chiama MyLocation, che ha una posizione nel suo stato, quindi io vado in questo item e scelgo la mia posizione. Quindi non posiziono un punto fisso. In teoria il punto fisso lo potrei mettere nel caso in cui questo marker non avesse una posizione valida, magari è stato appena creato, non è ancora stato aggiornato, oppure non ha una coppia di coordinate valida. Quindi in teoria la posizione fissa la posso anche andare a mettere, la metto in Grecia ad esempio. Non mi ricordo, probabilmente questo item ha già una sua posizione. A questo punto faccio una cosa, ne creo un altro, quindi lo copio, tanto è velocissima la cosa, lo chiamo MyLocation 2, salvo. Adesso se torno qua, in teoria se vengo a scegliere l'item, no, ancora non lo vede, magari esco e rientro e vediamo se se li ha ricaricati. Sì, ok. Quindi scelgo la mia location 2 così sono sicuro che l'item è vuoto. Dovrebbe quindi il marker posizionarsi in Grecia perché usa questo attributo, perché questo marker è vuoto. La action anche in questo caso la lasciamo vuota. Salviamo il marker e andiamo in Run Mode. Ecco, vedete che i due marker, scusate, si sono posizionati. Questo rimarrà sempre fisso perché non è legato a un item. Questo qua invece femminile si può muovere perché è legato a un item. Come facciamo per farlo muovere? Dobbiamo andare ad aggiornare lo stato dell'item. In questo caso io lo faccio utilizzando la console. Quindi magari la metto qua, così vediamo in tempo reale se si aggiorna. Apriamo la console, solita modalità, e poi facciamo un bel send al nostro item che si chiamava MyLocation 2 di coordinate che mi sono salvato su un notepad, che dovrebbero essere vicino a Torino. Adesso appena do invio il marker si dovrebbe muovere e infatti vedete che il marker si è mosso, lo zoom si è autoadattato e il centro si è autoadattato sempre in base ai marker presenti. Quindi capite che
è una mappa che può diventare molto dinamica in base appunto al caso d'uso per cui la si vuole utilizzare, ed è anche abbastanza veloce perché come ho schiacciato invio il marker si è mosso. Andiamo a vedere ancora una cosa, e cioè la creazione del marker di tipo circle. Quindi questo qua abbiamo detto che serve per definire una zona di una mappa, definendo un centro e un raggio. Io adesso lo chiamo zona di casa, ad esempio. Possiamo dare un colore al nostro marker, magari lo facciamo blu. La posizione centrale la posso dare o con un punto fisso oppure con un item, come abbiamo fatto per la posizione del marker standard. In questo caso adesso la metto come punto fisso, anzi no, magari metto lo stesso item per cui sto usando il marker, con cui sto usando il marker, così vediamo che prende lo stesso punto, e poi posso definire un raggio di ampiezza della mia zona. In questo caso io vado a mettere un item di tipo numerico che ho sempre definito qua, che avrà un valore numerico che permetterà di definire l'ampiezza del mio cerchio. Anche in questo caso il fixed radius, quindi il raggio fisso, serve nel caso in cui questo item non ha un valore numerico valido. Nel mio caso ce l'ha, quindi non lo scrivo. Anche in questo caso possiamo definire un'azione da eseguire quando questo marker viene cliccato. Non la definiamo. Andiamo a vedere cosa succede in Run Mode. Ecco, vedete che il marker circle e il marker normale sono centrati nello stesso punto. Adesso cosa facciamo? Ampliamo il raggio del nostro marker. Quindi torniamo sempre sulla nostra console, facciamo sempre OpenHub Send, l'item che tiene il raggio si chiama raggio. Se non ricordo male il raggio si esprime in metri, quindi se vogliamo farlo più grande possiamo fare 500.000 metri, che sono 500 km, così dovrebbe arrivare più o meno a mezza Italia. Vediamo cosa succede. Ecco fatto. In tempo reale il raggio è aumentato, ovviamente lo posso anche diminuire, facciamolo di 50 km, no, 50 km mi sa che non ci vede, facciamolo di 100 km ed ecco che viene piccolo. Se sposto la location dell'item a cui è collegato, ad esempio qua mettiamo 46, non so dove vada ma si dovrebbe spostare, si sposta, ovviamente in questo caso si sposta insieme al marker. Bene, per questo video possiamo fermarci qua, quindi abbiamo approfondito la creazione e la gestione di una pagina di tipo mappa, che abbiamo visto essere comunque una pagina che si presta a diversi casi d'uso, molto interattiva, e anche diciamo che può rendere di bell'aspetto un'interfaccia grafica di una smart home. Abbiamo la possibilità di definire dei marker di diversi tipi, farli muovere in maniera dinamica, aggiungere dei layer di visualizzazione e cambiare anche il fornitore delle mappe standard. Sulla documentazione non c'è tantissimo, quindi la cosa che si può fare è quella di fare diverse prove utilizzando le diverse proprietà che ci mette a disposizione l'interfaccia grafica e utilizzando soprattutto la funzione Run Mode, che effettivamente è molto comoda per vedere in anteprima gli effetti delle modifiche che abbiamo fatto alla configurazione senza andare a salvare la pagina. Nei prossimi video andiamo avanti con le altre tipologie di pagina fino ad arrivare poi alla tipologia più grossa, che è quella layout, che prenderà probabilmente diversi video perché è quella principale di OpenHub, che ci permette di effettuare tutte le customizzazioni che vogliamo, sia dal punto di vista di funzionalità che dal punto di vista di stile. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!